Lo sapevi che fino al 2015 potevi legalmente non pagare imposizione fiscale sui guadagni derivanti dalla cessione del preliminare? Se sei curioso di sapere che cosa è successo e come sono cambiate le cose, ti invito a guardare il video. Ma prima lascia che mi presenti, sono Guido Spanò, investitore immobiliare. Su questo canale troverai tutto quello che ti serve per fare operazioni immobiliari esclusivamente sul libero mercato. Quando si viene a sapere che non si pagavano imposte sui guadagni derivanti dalla cessione, il primo pensiero che viene è sempre quello: avrei dovuto iniziare prima. Però il secondo pensiero che viene è: che cosa è successo praticamente? Niente, senza entrare troppo nei grovigli legislativi, ti posso soltanto dire che per tutta una serie di questioni c'era un evidente buco normativo in cui peraltro diversi giuristi convergevano sul fatto che non si pagavano imposte derivati appunto dai guadagni sulla cessione. La questione chiaramente era davanti agli occhi di tutti, sebbene fosse una questione comunque di nicchia, e fu risolta da un interpello, l'interpello 6E appunto del 2015. Che cos'è un interpello? È una richiesta fatta all'Agenzia delle Entrate in cui si chiede di dare una risposta univoca in merito a una questione, il più delle volte spinosa, non ben chiara come deve essere affrontata. L'Agenzia delle Entrate, senza troppe sorprese, disse che sì, si dovevano pagare le imposte su questi guadagni, e nello specifico, per quanto riguarda le persone fisiche, questi guadagni dovevano essere inseriti, questo reddito per essere più preciso, doveva essere inserito all'interno del 730 sotto la voce redditi diversi e sarebbe stato soggetto a tassazione per quanto riguarda le imposte dirette allo scaglione IRPEF di riferimento della persona. Attualmente in Italia gli scaglioni IRPEF vanno dal 23% al 43%, quindi sulla base chiaramente del tuo scaglione IRPEF, se tu avessi guadagnato per esempio 10.000 euro da un'operazione di cessione, questi 10.000 euro si sarebbero sommati a quelli che già guadagni e saresti andato praticamente a tassarli sulla base del tuo scaglione IRPEF, 23% oppure 43%. Questi sono i due esempi estremi, esistono altri due scaglioni, ma non entriamo quindi nel merito qui. Quindi questo che cosa significa? Tutto chiaro per le imposte dirette, ma sono presenti anche delle imposte definite indirette e per queste non c'erano dubbi già prima del 2015. Sì, perché la cessione del preliminare sconta l'imposta di registro al 3%. Questo che cosa significa? Semplificando un po' la terminologia, se tu acquisti a 50.000 euro un immobile, poi trovi un acquirente che te lo compra per 100.000 euro, quindi avrai la possibilità di cedere il preliminare per 50.000 euro, questo sarà il delta dell'operazione e su questo delta andrà calcolato il 3%, in questo caso quindi il 3% di 50.000 euro sono 1.500 euro. Con una particolare attenzione, da questo delta non potranno essere sottratti gli eventuali lavori di ristrutturazione, le eventuali spese che hai sostenuto, perché per esempio in questa operazione di cessione hai avuto la possibilità anche di fare dei lavori per valorizzare l'appartamento. L'importo totale di questi costi non potrà essere sottratto da questo delta, quindi se hai speso 10.000 euro di lavori non potrai fare 50.000 meno 10, ma il delta dell'operazione rimarrà sempre 50.000 euro e su quello andrà calcolata l'imposta di registro. Un'altra piccola cosa interessante che non tutti sanno è il fatto che l'imposta di registro è tecnicamente un'imposta di registro a carico della parte che acquisisce, cui cedi il preliminare. L'acquirente finale tecnicamente per legge sarebbe tenuto a pagare questi 1.500 euro di imposta di registro dell'esempio. Chiaramente la realtà operativa è ben diversa perché molto spesso la tecnica della cessione del preliminare deve essere ben spiegata, non è una compravendita standard, quindi per agevolare l'operatività è solitamente l'investitore, tu in questo caso, che ti assumi questo costo di imposta di registro, ma niente vieta, se sei bravo comunque, di impostare l'operazione in modo tale che sia legalmente la parte acquirente a pagare questa imposta di registro. Un'altra cosa che ti invito a non confondere, perché l'ho sentita più di qualche volta, è il pagamento dell'imposta sostitutiva. L'imposta sostitutiva è tecnicamente un'imposta diretta che non fa parte neanche della questione della cessione del preliminare, perché l'imposta sostitutiva riguarda
la situazione in cui sei proprietario di un immobile, mentre nel caso della cessione del preliminare, per tutti i vantaggi che ti offre, non ti intesti l'immobile, ovviamente per evitare di utilizzare tutti i soldi richiesti dall'operazione per pagare le varie imposte, il notaio e così via. Quindi sono due situazioni ben diverse. Perché ti sto facendo questo discorso? Perché nel caso dell'imposta sostitutiva, che attualmente è pari al 26% della plusvalenza prodotta, questo che cosa significa? Che se tu hai acquisito un immobile e lo rivendi prima di 5 anni, dovrai pagare il 26% su questa plusvalenza. Se hai acquisito un immobile per 90.000 euro e lo rivendi prima di 5 anni per 100.000 euro, dovrai pagare questa plusvalenza. E perché ti sto parlando di questo? Perché in alcune situazioni ben specifiche, qui non entreremo troppo nel merito per non trasformare questo video in un video troppo tecnico, però in alcune situazioni potrebbe essere quantomeno da valutare di pagare più imposte prima per pagarne meno dopo. Perché che cosa significa? Tu lavorando in cessione magari hai la possibilità di pagare poi col tuo prossimo 730, che comunque ti dà un vantaggio, perché se tu fai un'operazione per esempio a agosto o settembre di un anno, fino a giugno, luglio praticamente il pagamento del 730 è posticipato, però quel pagamento, quella plusvalenza chiaramente poi sarà tassata seguendo, come dicevamo, il tuo scaglione IRPEF. Se invece in particolari situazioni, non entriamo troppo nel merito, ma supponendo di avere una rendita catastale bassa che ti permette comunque di acquisire l'immobile con un'imposta di registro contenuta, allo stesso modo magari la plusvalenza è importante perché hai fatto un'ottima operazione immobiliare e oltre a questo ti trovi magari già in uno scaglione IRPEF del 43%, in questi casi potrebbe essere seriamente da valutare il fatto di intestarsi l'immobile per poi rivenderlo approfittando dell'imposta sostitutiva. Spero di averti dato soltanto un'ottima dritta, poi chiaramente puoi iscrivermi nei commenti per avere chiarimenti in merito. Più delle volte la cessione del preliminare è lo strumento migliore in assoluto per lavorare in leva e con pochi capitali, però in alcune situazioni specifiche si può intervenire nel modo che ti ho appena detto, diventando poi bravi a calcolare tutte le varie imposizioni fiscali, perché l'inizio del gioco è trovare operazioni, poi il gioco in seguito si sposta sull'ottimizzare il carico fiscale. Scrivimi nei commenti se hai dei dubbi che vorresti che io chiarissi, oppure se vuoi suggerirmi degli argomenti di cui parlare. Io come sempre ti ringrazio e ci vediamo nel prossimo video.